Ciao ragazzi, nuovo video e sinceramente spero che lo gusterete, ve lo guarderete, ma non dovrete mai fare utilizzo e tesoro di questa tip che vi sto per dare, proprio perché riguarda dei difetti di software che ogni tanto Tesla o comunque qualsiasi dispositivo elettronico può avere, come può essere il cellulare che nel momento in cui utilizzate un'app può crashare. Ecco, in questo caso potrebbe anche crashare il GPS che è situato qua sopra dell'auto e potrebbe mostrarvi la mappa sempre fissa e ferma in un unico punto nonostante voi stiate andando, girando e quant'altro. C'è un soft reset che banalmente basta premere le due rotelline del volante, tenerle premute fin tanto che non si oscura totalmente lo schermo della Tesla e poi si riavvii e dovrebbe risolvere il problema. Qualora non dovesse essere così, c'è un ulteriore step, è un po' più laborioso, un po' più da meccanico, potreste chiamare l'assistenza, sicuramente potrebbe risolverlo da remoto, oppure potreste farlo voi. Vi dico, non è niente di trascendentale, fattibile, basta seguire dei semplici passaggi che adesso vi mostro. Quantomeno la macchina deve essere ferma e parcheggiata, e a questo punto, in questo caso a me il navigatore funziona, mi dice dove sono, ma qualora dovesse essere frizzato e non dovesse riuscire a ottenere un movimento in base al vostro spostamento, quello che vi posso suggerire appunto è di seguire questi passi. Allora, entriamo nel menu, quindi clicchiamo la nostra auto, scorriamo fino all'altezza del software, ok? A questo punto clicchiamo e teniamo premuto sul nostro nome, molliamo e qua andiamo a inserire la parola service. Avanziamo. Qua ovviamente ci dice che l'uso improprio della modalità appunto manutenzione può comportare mancato funzionamento del veicolo. Non andiamo a fare chissà che interventi, non andiamo a fare chissà che cosa, quindi andiamo a dire ok, inserisci. Entriamo nella nostra modalità. A questo punto cosa dovrete fare? Dovrete andare in Drive Assist, in Camera, e in questo caso andremo a fare il reset degli DAS, ok? Qua ovviamente facciamo un reset delle camere e il GPS della vettura. Nel momento in cui andremo, ovviamente io non ho necessità di farlo, ma nel momento in cui andremo a dare Run, apparirà una schermata che vi dirà di premere in contemporanea il tasto destro della freccia e il pedale del freno per 8 secondi. Dopodiché da questa schermata qua avviene il reset, uscite, quindi apparirà un'altra schermata che il reset è stato fatto, chiudete e a questo punto ritornate esattamente nella modalità del exit service. Eccolo qua. La mappa, vi dico, nell'immediato non si aggiornerà, sarà bloccata, frizzata. Dovrete muovervi per circa una quindicina di minuti, girando ovviamente nelle zone magari limitrofe se siete in casa all'abitazione, o se siete fuori ovviamente cercando di ricordare dove state andando, proprio perché il GPS non funziona. A quel punto si resetta totalmente tutto, riprende a funzionare senza problematiche di sorta. La macchina non deve andare a fare nessun'altra tipologia di reset, tutte le funzioni sono praticamente operative e avete risolto, ecco, il problema del GPS, del navigatore frizzato. Dopo quest'ultimo suggerimento io vi lascio, ma con un'anticipazione che a breve uscirà un video, dato che ho problemi di autismo, mettiamola così, sulle vibrazioni e quando arriviamo a delle temperature un po' più basse rispetto al solito, qualcosa scricchiola, ed è un difetto di Tesla già riconosciuto in altri modelli di Model 3 precedenti alla Highland, e quindi tenetevi incollati al canale perché smonterò probabilmente un po' di pezzi qua davanti. Ciao!